Salve gente, io sono Luca e in questo mostruoso episodio volevo parlare del modo di dire o mangi la minestra o salti dalla finestra. Ecco, questa è una variante del modo di dire, probabilmente la più diffusa. Vi potrebbe capitare di sentire anche altre varianti. Per esempio, alcune persone dicono o mangi questa minestra o salti dalla finestra. Altre persone dicono o ti mangi sta minestra o salti dalla finestra. Ecco, poi ci sono anche altre persone che invece di dire salti dalla finestra dicono voli fuori dalla finestra, oppure ti butti dalla finestra, oppure salti fuori dalla finestra. Ecco, in ogni caso queste varianti sono grosso modo simili, il concetto è esattamente lo stesso. Cosa significa questo modo di dire in senso lato? Significa, ascolta, questa cosa puoi accettarla o meno, se non l'accetti comunque non ne riceverai altre, ovvero questa è la cosa, non ci sono alternative. Per esempio, se si tratta di una proposta, il modo di dire o mangi la finestra o salti dalla finestra significa o accetti questa proposta oppure non ne riceverai altre. Cioè, in altre parole, questo modo di dire vuol dire che in determinate situazioni una persona può soltanto accettare quello che le viene offerto, proposto, oppure quello che è a sua disposizione, oppure altrimenti non ha alternative. Cioè non ha la possibilità di scegliere, non è che dice no, questa cosa non mi piace, preferirei qualcos'altro e le viene proposto qualcos'altro. No, la proposta è soltanto una e la persona può accettarla o meno. Diciamo che questo modo di dire non soltanto informale, ma anche brutale. Non lo sentirete mai in contesti formali, non lo sentirete mai quando per esempio ci sono due parti durante una trattativa e stanno cercando di raggiungere un accordo, magari di concludere un contratto. Ecco, in questi contesti non troverete mai il modo di dire o mangi la minestra o salti dalla finestra. Cioè non è che una delle parti dice all'altra o mangi la minestra o salti dalla finestra, perché il modo di dire è piuttosto brutale. Il modo di dire viene usato in contesti di altro tipo, di solito quando si parla di una persona che è piuttosto schizzinosa. In che senso schizzinosa? Nel senso che ha dei gusti molto selettivi e per esempio le fanno una proposta, magari facciamo finta che sia una persona disoccupata, no? Facciamo finta che a questa persona venga proposto un determinato lavoro onesto, eccetera, eccetera. Magari questa persona rifiuta, spiegando che non le piace quel tipo di lavoro, cerca un lavoro di un altro tipo, eccetera, eccetera. Ecco, magari un amico, un'amica di questa persona potrebbe dirle, se ci è in confidenza ovviamente, sì, ho capito, però, cioè, o mangi la minestra o salti dalla finestra. Che significa? Significa, ho capito che non ti piace, ho capito che vorresti fare qualcos'altro, però non sei nelle condizioni di poter scegliere. Cioè, in altre parole, questo modo di dire sottolinea il fatto che una persona che non è nelle condizioni di scegliere, è in una situazione in cui non può scegliere, dovrebbe accettare le proposte che le vengono fatte, o comunque dovrebbe accontentarsi di quello che può fare. Questo modo di dire, come dicevo, è piuttosto brutale, proprio perché sottolinea il fatto che una persona non è nelle condizioni di poter scegliere. E in secondo luogo vi rendete conto da voi che comunque l'immagine non è troppo piacevole, cioè o mangi la minestra o salti dalla finestra. Qualcuno ha detto che, secondo qualcuno si dice così, o salti dalla finestra perché dire o te ne vai a quel paese era troppo volgare. Però comunque il concetto è lo stesso, cioè o accetti questa cosa o te ne vai, vabbè, insomma avete capito dove. Non so se conoscete il modo di dire ti attacchi. Ecco, volendo parafrasare questo modo di dire potremmo dire o accetti la proposta oppure ti attacchi, o accetti questa cosa oppure ti attacchi. Quindi volendo parafrasare o mangi la minestra o salti la finestra potremmo dire anche qualcosa di questo tipo. O accetti questa cosa oppure sono problemi tuoi, comunque non ti verranno fatte altre proposte oppure non hai altre varianti. Comunque sia, ritornando al discorso della brutalità, di solito viene usato in terza persona, cioè commentando il comportamento di un'altra persona, perché dire in faccia a qualcuno o mangi la minestra o salti dalla finestra è troppo brutale, magari qualcuno si potrebbe anche offendere.
Ecco, quindi fate attenzione se volete dire a qualcuno questa cosa. Ci sono anche modi più educati di esprimersi. Invece spesso viene usato per riferirsi a un'altra persona. Per esempio, due amici parlano di un amico comune e uno dei due spiega come questa persona abbia rifiutato diversi lavori e sia ancora disoccupata. Ecco, uno di questi due potrebbe commentare dicendo sì, vabbè, però o mangi la minestra o salti dalla finestra. Di nuovo, se si volesse parafrasare, si potrebbe dire qualcosa di questo tipo. Non sei nelle condizioni di poter scegliere, nelle condizioni in cui sei, è già tanto che tu possa fare questa cosa, ti conviene soltanto accettare la proposta o comunque accontentarti, perché comunque non hai altre opzioni, non ci sono altre varianti, non hai alternative. Qualche tempo fa avevo fatto un video sul modo di dire questo passa il convento, oppure questo è quello che passa il convento. Se non l'avete visto vi consiglio di andare a guardarvelo, perché comunque si basa su un concetto simile a quello del modo di dire o mangi la minestra o salti dalla finestra. Ecco, spero che sia tutto chiaro. Detto ciò, vi saluto.